Ben ritornati su Etica Artistica, questo è il settimo video della introduzione alla filosofia dell'Islam classico conosciuto dai latini. Questo è un video importantissimo perché è il video finale sulla filosofia di Avicenna e l'argomento sarà straordinario perché vedremo l'importanza della teoria, soprattutto della conoscenza, per la pratica. Infatti partiremo dal processo del conoscere di Avicenna per arrivare a quelli che sono poi gli effetti pratici sulla vita di ognuno di noi. Prima di iniziare voglio rispondere a molti di voi che mi stanno scrivendo privatamente. Sì, ho pubblicato un libro, che è quello che potete vedere qui di fianco, ovvero L'Esotico, sottotitolo La carriera del povero Anchise. Ne parlerò in un video, sì, ma non è questo. Quindi per il momento, se interessati, vi lascio il link in descrizione. Ora invece torniamo subito a noi. Se ricordate, e mi raccomando se non ricordate riprendete il video precedente, eravamo arrivati alla decima intelligenza. Decima intelligenza che produce il mondo sensibile, quindi il mondo che noi vediamo tutti i giorni, ma soprattutto è anche definita datore delle forme. Mentre la produzione del mondo sensibile è abbastanza intuitiva, vedremo cosa intenda Avicenna per l'espressione datore delle forme. In pratica, in questo caso, dobbiamo immaginare la decima intelligenza come un grande database intellettuale, un database messo a disposizione di tutti. In questo database, quindi in questo grande contenitore, sarebbero contenute le essenze. Se ricordate, nel quarto video, e ve lo linko qua sopra, abbiamo parlato della indifferenza delle essenze e come per Avicenna l'essenza di qualcosa sia sostanzialmente la sua definizione. Avevamo infatti visto come la definizione di uomo come animale razionale per Avicenna fosse la sua essenza. Bene, ora dovete immaginare che la decima intelligenza è il contenitore in cui si trovano queste definizioni. In sostanza, la conoscenza si trova lì. Quindi quando pensate a un datore delle forme, pensatelo come un datore della conoscenza, come un contenitore. Ma quindi cosa dobbiamo fare per conoscere qualcosa? Bene, dobbiamo collegarci al database. E sorge allora la domanda successiva, ovvero come possiamo collegarci a questo database? Bene, Avicenna, da bravo aristotelico, ci dice che dobbiamo partire dai nostri sensi esterni, come ad esempio la vista, e rielaborare queste informazioni sensibili attraverso i nostri sensi interni. Il più importante dei sensi interni per Avicenna è la potenza cogitativa. E cos'è per Avicenna questa potenza cogitativa? In pratica, quando vediamo tanti uomini attraverso la nostra vista, noi iniziamo a formarci a livello intellettuale un'immagine generale di cosa sia l'uomo, ovvero vedendo più uomini possiamo eliminare i caratteri particolari come possono essere il colore dei capelli, il colore degli occhi, l'altezza, eccetera, eccetera, per ottenere un'immagine generale di cosa sia l'uomo. Quindi magari un essere con 4 arti, una testa, 2 occhi, eccetera, eccetera. La creazione di questa immagine è data proprio dalla potenza cogitativa. Ah, piccola chicca. La potenza cogitativa per Avicenna risiederebbe nella ghiandola pineale, che per Avicenna diventa quindi l'elemento fisico che ci permette di elevarci a livello spirituale. Però attenzione, a questo punto, grazie alla potenza cogitativa, abbiamo sempre un'immagine di uomo, ma non siamo ancora arrivati alla sua essenza, alla sua definizione. Come dobbiamo fare? Beh, per farlo, dopo aver ottenuto questa immagine, solo dopo aver ottenuto questa immagine, allora lì sì possiamo collegarci con la decima intelligenza, quindi con il database. Solo nella decima intelligenza troveremo le essenze delle cose che cerchiamo. Ecco che vediamo che per Avicenna la conoscenza parte sì dal sensibile, quindi da quello che si può toccare, da quello che si può vedere, dal mondo che vediamo tutti i giorni, per arrivare però all'intellegibile e quasi al divino, potremmo dire. Come vediamo da questa immagine, abbiamo prima una serie di uomini, e siamo nei sensi esterni, poi l'immagine di un uomo in generale, e siamo nei sensi interni, di cui la potenza cogitativa è il principale, e poi abbiamo la definizione di uomo, e siamo lì nella decima intelligenza. Questo processo di Avicenna è incredibilmente affascinante. Infatti ognuno di noi deve partire da quello che vede nella vita di tutti i giorni per arrivare a un grado di conoscenza però superiore, un grado di conoscenza però che è uguale per tutti. Non c'è alcuna forma di relativismo. La conoscenza è lì. Sta a te arrivarci, ma la conoscenza è lì
ed è lì per tutti, ed è uguale per tutti. Avicenna, e qui è un'altra delle conclusioni spettacolari a cui Avicenna arriva, perché sostiene che i santi e i profeti non abbiano nulla di soprannaturale. È il loro sacrificio, è il loro studio, è la loro predisposizione a elevarli. I santi e i profeti, come ad esempio Maometto, sono quelli che hanno avuto la capacità di collegarsi in sommo grado con questa fonte di conoscenza, quindi con questo database. E i grandi saggi e gli studiosi sono quelli che hanno affinato attraverso l'esperienza questo collegamento con la decima intelligenza e che sono arrivati al punto di farlo con estrema facilità, a differenza invece degli ignoranti che si perdono lungo il percorso. E infatti l'elemento straordinario della teoria della conoscenza di Avicenna è proprio il fatto che si delinea un compito speciale per ognuno di noi, perché appunto per la filosofia di Avicenna il compito che abbiamo è quello di collegarci alla decima intelligenza e quindi di accedere al grado di conoscenza più alto possibile. Non è un caso che questa visione influenzerà moltissimo i pensatori successivi, per quanto possa sembrare mistica, perché si parla comunque di collegarsi ad un intelletto divino, potremmo dire, però allo stesso tempo è ben radicata all'interno della pratica, perché questa capacità mistica è data dal lavoro che noi svolgiamo su noi stessi. Avicenna infatti ci sta dicendo che tramite lo studio, tramite le nostre scelte nella vita quotidiana, noi possiamo accedere al grado più alto di conoscenza. Ognuno quindi può crearsi il proprio destino con le proprie mani, attraverso le proprie scelte. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto almeno la metà di quanto questa teoria affascina me. Questo inoltre è l'ultimo video sulla filosofia di Avicenna. Dal prossimo inizieremo a parlare di un altro pensatore straordinario che è Al-Ghazali, uno tra l'altro dei più grandi oppositori delle teorie avicenniane. Vi ringrazio di aver visto questo video e se vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace e se volete continuare a discutere con me di questi argomenti mi raccomando iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo sempre qui su Etica Artistica con il prossimo video. Ciao!